Ciao a tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High o bentornati. In questo episodio, un po' un esercizio di ascolto per voi, vedremo il tema della fortuna. Vi darò una definizione, quindi partiremo così, poi vi darò una serie di espressioni che utilizziamo col termine fortuna in italiano e poi vedremo una serie di oggetti, di simboli che si dice, che si ritiene che comunemente portino fortuna e infine ci avventureremo in una discussione un po' filosofica sulla fortuna stessa. Esiste? Non esiste la fortuna? Quindi vedremo un po' questa prospettiva un po' più filosofica. E vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo velocemente o se parlo troppo lentamente, premendo sulla rotellina in basso a destra del video e troverete anche sottotitoli in italiano, inglese, francese e spagnolo se ne avete bisogno. Allora partiamo con la definizione di fortuna. Allora, la fortuna secondo il dizionario è propriamente, deriva intanto dal latino fortuna, derivazione da fortis, caso, sorte, è propriamente il nome di un'antica divinità romana, personificazione della forza che guida e avvicenda i destini degli uomini, ai quali distribuisce ciecamente felicità, benessere, ricchezza oppure infelicità e sventura. Quindi presunta causa degli eventi e delle circostanze non spiegabili razionalmente. La dea Fortuna nell'immaginario collettivo viene in genere rappresentata come una giovane donna, questo appunto nell'arte, nella letteratura e in genere appunto nell'immaginazione popolare, una giovane donna bendata che spesso si trova vicino o mette un piede sulla ruota della fortuna e per questo si utilizza anche l'espressione la ruota della fortuna, vediamo, e poi la fortuna è cieca, proprio perché ci si riferisce a questa personificazione della dea, della fortuna. Sinonimi di fortuna includono anche caso, sorte, destino, fato, ma in un'accezione odierna in realtà il significato della fortuna ha più una valenza positiva, quindi un avvenimento che porta successo, prosperità, una buona sorte, una buona stella. Ecco, questi sono sinonimi odierni, la fortuna è più equiparata a un significato positivo, perché poi abbiamo la sfortuna appunto come contrario o una mala sorte. Quindi fortuna per noi oggigiorno è più una buona sorte. Espressioni tipiche che utilizzano il termine fortuna sono per esempio avere fortuna. Quando diciamo ho fortuna, ho molta fortuna in generale, mi va sempre tutto bene. Oppure possiamo augurare a qualcuno buona fortuna quando per esempio c'è qualcosa che dovrà appunto succedere per la persona, per esempio ha un esame all'università, ecco, buona fortuna per l'esame di oggi. Oppure possiamo dire anche baciato dalla fortuna o baciata dalla fortuna. Oppure possiamo dire anche fare fortuna. Fare fortuna equivale a dire avere successo. Per esempio, Matteo ha fatto fortuna con quel brevetto. Poi abbiamo anche una fortuna. Una fortuna è una grossa somma, un grosso capitale, una grossa quantità di soldi. Per esempio, Luca ha ereditato una fortuna, quindi ha ereditato una grossa somma di denaro. E possiamo anche dire per fortuna che. Per fortuna che sei qui, ho bisogno di te, quindi meno male, in questo caso equivale a meno male che sei qui, ho bisogno di te. E diciamo anche un colpo di fortuna, un'altra espressione, per esempio, ho azzeccato tutte le risposte nel test di matematica di oggi e non avevo neanche studiato. Che colpo di fortuna che ho avuto, ok? E che cosa sono i portafortuna? I portafortuna sono degli oggetti, sono dei simboli, sono degli amuleti anche che le persone utilizzano, che pensano che come dire, attribuiscono dei poteri di influenzare sulla buona sorte, appunto, sul favorire
quella fortuna alla persona che li porta, ok? E ci sono diversi simboli porta fortuna, per esempio il quadrifoglio. Il quadrifoglio è un trifoglio che in realtà è nato, è praticamente un po' una malformazione del trifoglio, quindi una crescita un po' anomala del trifoglio, e quindi è molto più raro ovviamente di trovare un trifoglio nel campo, e quindi appunto si pensa che porti fortuna. Poi abbiamo la coccinella è molto, appunto, un simbolo molto famoso, un portafortuna molto famoso, e per la coccinella si crede che contando quanti puntini ha sulle ali, come dire, ne deriva che per un certo quel tot numero di mesi che corrisponde ai puntini sulle ali, si sarà fortunati. Poi abbiamo lo scarabeo egizio, anche si ritiene porti fortuna. Poi il ferro di cavallo, anche il corno rosso, che però non possiamo comprarlo noi e per dire ci porterà fortuna, ma ci deve essere regalato da qualcuno. Poi abbiamo la tartaruga, l'elefante, anche questi sono in genere amuleti che magari si portano al collo, magari si ha un braccialettino, magari si hanno delle piccole statuine che si tengono in casa, e sono animali che portano fortuna. E poi anche diverse rocce, diversi minerali, e poi a livello di gesti in genere incrociare le dita, si incrocia le dita quando appunto si spera, si vuole appunto avere quella fortuna, e poi si tocca ferro, che tra l'altro è un po' buffa come cosa, perché in inglese si tocca legno, invece però ecco, in Italia si tocca ferro appunto quando si scongiura qualcosa e si vuole, appunto, si spera nella buona sorte. Allora esiste poi la fortuna, siamo arrivati a questa, appunto, a questa parte dell'episodio dedicato un po' alla discussione un po' più filosofica sulla fortuna stessa. E io ci ho parlato parecchio con James a proposito di come la pensiamo appunto sulla fortuna, e siamo entrambi arrivati alla conclusione che per noi sì esiste, ed è tutta nell'atteggiamento mentale delle persone rispetto alle situazioni che appunto che ci vengono presentate. Quindi risiede proprio nel nostro atteggiamento verso quello che ci succede nella vita. Ed è un po', se ci pensiamo un po' alla legge dell'attrazione, no? Quando per esempio pensieri positivi o negativi in realtà influenzano e contribuiscono al fatto proprio di avere poi esperienze positive o negative nella vita. Quindi se pensiamo positivo siamo molto più portati a ricevere, a portare, ad attrarre verso di noi delle esperienze positive, ma se pensiamo negativo invece siamo molto più portati ad avere esperienze negative che ci capitino, no? Quindi un po' bisogna sapere un po' attrarre la fortuna verso di noi. Questo comunque come la pensiamo, ovviamente chiunque appunto è libero di pensare in maniera diversa, e alcune persone la pensano i pensieri o comunque come ci atteggiamo verso le situazioni che ci capitano può anche non avere nessun valore per un'altra persona, però sì, noi la pensiamo così, che in realtà è molto, risiede molto nell'atteggiamento mentale. Tra l'altro facendo un po' più di ricerca su questo tema, ho trovato parecchie informazioni da questo professore inglese, Richard Wiseman, e tra l'altro vedete anche il cognome di questa persona, no? Che ci sta proprio a puntino, uomo saggio, no? Wiseman, che anche lui è andato molto più a fondo rispetto appunto alle opinioni di me e James, e in realtà ci ha basato proprio una ricerca sulla fortuna e sul fatto che anche per lui dipende proprio dall'atteggiamento della persona, ed è in genere ci sono diversi fattori, ecco, da tenere in conto. In primo luogo che queste persone, appunto le persone fortunate, sono in genere più aperte ai cambiamenti, sono più in genere aperte a provare cose nuove, sono più aperte al mondo che li circonda e a trarre opportunità da quello che capita a loro nella vita quotidiana, quindi una persona aperta. E poi anche sono persone che
si fanno guidare dall'intuito, hanno un intuito e si fanno guidare. Ovviamente la meditazione crea anche, ovviamente ha un aspetto fondamentale anche in certe, quando si prendono delle decisioni, però insomma sono persone piuttosto intuitive, e poi sono persone ottimiste, sono persone che anche non perché le persone fortunate non sono persone a cui va tutto sempre bene, ma sono persone che quando appunto hanno delle sfortune, quando hanno delle avversità, delle situazioni pesanti, delle situazioni problematiche, reagiscono in maniera positiva, cioè reagiscono considerandole delle opportunità. Quindi trovano queste persone, le persone fortunate, trovano delle opportunità ad ogni ostacolo, mentre comparandole alle persone pessimiste o alle persone appunto che si ritengono, che pensano di essere sempre sfortunate, che invece non reagiscono nella stessa maniera e anzi si buttano giù. Le persone fortunate sono persone ottimiste che pensano che le cose, quando si pensa che le cose vanno bene, che le cose andranno bene, perseveriamo, andiamo avanti, non ci buttiamo giù, non ci facciamo scoraggiare, continuiamo, e ogni ostacolo è una possibilità che ci porterà a qualcosa di migliore, a qualcosa di più bello nel futuro. Quindi tutto sta nel come la pensiamo, nel come ci atteggiamo appunto alla vita, ai problemi, alle situazioni avverse, e se pensiamo positivo poi attrarremo ovviamente delle cose più positive anche nella nostra vita. Allora voi ragazzi come la pensate? Esiste la fortuna oppure no? Vi considerate delle persone fortunate o sfortunate? E mettete già in pratica questi principi nella vita di tutti i giorni? Fatemi sapere nei commenti come la pensate e non vedo l'ora di continuare la conversazione con voi proprio nei commenti. E questo è tutto per l'episodio di oggi, spero che vi sia piaciuto, un episodio un po' diverso, e volevo appunto affrontare questa tematica che è molto interessante per me e spero che lo sia anche per voi. Se vi è piaciuto mettete un like e considerate iscrivervi al canale così che non perdete nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!